Inizio questo libro game come facevo da ragazzino, disegnando una copia della scheda del personaggio per non dover scrivere sul libro. Preparo la scheda del personaggio distribuendo uniformemente i punti a mia disposizione tra tutte le abilità: agilità, logica, follia, combattimento, resistenza. Aggiungo un punto al combattimento perché ho un brutto presentimento e poi via al paragrafo 1 dove incontro subito il coniglio, solo che non è il coniglio che ricordo, ma una mostruosità con innesti meccanici. Il coniglio mi dice che devo ammazzare la regina e liberare Wonderland, insomma, la solita roba, e poi si infila nella tana. Lo seguo e nella lunga caduta arraffo tutto quello che posso dai comodini e cassettiere che mi sfrecciano intorno, delle forbici che aumentano la mia efficienza in combattimento, della marmellata e un pezzo di mappa dell'isola. Atterro e vengo subito accolto dai TikTok Man, due brutti ceffi che sono intenzionati a combattermi. Decido di provare a schivarli e fuggire, faccio un test di agilità, me li lascio alle spalle e sono subito nella sala delle porte. In questa sala ci sono la familiare pozione bevimi, la torta mangiami, una chiave microscopica per una porta microscopica ed infine una porta normale. Arraffo tutto, bevo la pozione rimpicciolente e mi infilo per la microporta. Sono in un giardino, qua le strade si dividono ad ogni passo. C'è una fontana con una statua in lontananza, ma io prendo un sentiero a destra e finisco in un campo di fiori urlanti. Aumento di 1 il mio livello di follia e faccio subito un test che supero. Ignoro di nuovo la strada per la fontana e il sentiero per il giardino con le siepi a forma di animali e mi infilo per un cancello oltre il quale si intravede una casetta. A giudicare dalla targa ho raggiunto la casa del coniglio. Sono in compagnia del coniglio e dei suoi due amici, il topo e la lucertola. Incontro anche un dodo che mi svela la strada per il centro del labirinto. Ci facciamo un tè e intanto mi spiegano che per uccidere la regina mi può tornare utile una spada Vorpal, ma veniamo interrotti quando l'orologio a pendolo prende vita, sfonda il cranio al topo, fracassa la lucertola e decapita il coniglio. La pendola mi attacca. Il combattimento funziona così: tiro 2 dadi e sommo il punteggio di combattimento. Questo è il mio valore di attacco. Faccio la stessa cosa con la pendola. Chi ha l'attacco più alto vince e sottrae 2 punti alla resistenza dell'avversario. Io ne sottraggo 3 perché uso le forbici. Il primo, la cui resistenza arriva a 0, è sconfitto. Mi disfo della pendola e la testa mozzata del coniglio ha ancora qualche energia per dirmi di cercare il bruco nella foresta se voglio capirci qualcosa di questa storia. Entro quindi nella foresta, seguo la nebbiolina e sono presto al cospetto del bruco, senza neanche guardare Google Maps. Il bruco mi fa fumare un po' della sua roba buona e mi ritornano i ricordi della mia prima visita a Wonderland e di tutti i suoi abitanti. Mi appunto la parola Revelation sul diario di viaggio. Il bruco mi dice anche la password che devo usare per entrare nel palazzo reale e le istruzioni su come usarla. Mi addentro nel labirinto, ma con le coordinate arrivo senza problemi al centro. Ed è qua che cominciano i guai. Nel cuore del labirinto c'è una piscina con dentro delle immagini che mutano. Posso scegliere se tuffarmi, uscire da un arco a nord o da un arco a sud. Mi tuffo, tiro 2 dadi. I dadi mi dicono dove andare. Sono di nuovo nel labirinto. Mi sembra strano che una volta raggiunto il centro, per uscire io debba azzeccare un tiro di dadi. Qualcosa non quadra. Raggiungo di nuovo la piscina. Non voglio barare. Tiro i dadi. Esce un diverso risultato e sono portato in un posto diverso, ancora nel labirinto. Giro in tondo, ormai penso di aver esplorato tutte le biforcazioni ed incontrato tutti i personaggi. Torno e ritorno sui miei passi, non faccio una mappa, giro a caso e per pura fortuna mi imbatto nel gatto. Il gatto mi dà le coordinate per uscire dalla seconda parte del labirinto. Dopo l'incontro col gatto sono di nuovo alla piscina, ma questa volta sulla strada. Sfoglio in fretta i paragrafi ma mi distraggo e come in un labirinto vero a un certo punto confondo est con ovest, non tengo il segno col dito e non so più come tornare indietro. Sono perso. Frustrato, spaventato e stanco, mi rassegno all'idea di dover fare la mappa nonostante abbia le coordinate precise. Prendo carta e penna e comincio a segnare tutti i passaggi, ma ecco che per puro caso, alla seconda svolta, raggiungo i cancelli con le guardie della regina. Ho trovato la fine del labirinto. Le guardie mi chiedono la password, controllo le istruzioni del bruco. Sottraggo 50 al numero del paragrafo corrente. Calcolo un secondo numero sommando i valori delle lettere della password e sono presto dentro il palazzo. Mi imbatto nel cappellaio matto, che qua è un abominio di metallo con innestate le teste di un coniglio e di un ghiro. Ovviamente mi tocca combattere, ma la mia Alice mena come un fabbro e non teme nulla. Sconfiggo il cappellaio, libero il grifone che mi lascia una piuma, affronto l'asso di fiori e sono nella sala del trono dove si trova infine la regina decapitata, la sua testa in mano ad una donna misteriosa. Sono confuso. È quella la regina che dovevo uccidere? Per Alice lo shock è forte, devo tirare meno del mio valore di follia. Fallisco il tiro. La regina rossa, questo è il suo nome, mi attira a sé, affonda i denti nella mia giugulare e mi prosciuga.
Game over, man. Game over. Ricomincio. Giù per la tana, arraffo cose, combatto gente, poi foresta, labirinto, palazzo e sono di nuovo di fronte alla regina rossa. La abbatto, ma lei si rialza e le sue ferite guariscono. Lo sappiamo, per ucciderla ci vuole la spada Vorpal. Con l'aiuto del grifone scappo sull'isola di Jabberwock per cercare la spada. Attraverso una palude, scalo un dirupo, combatto l'uccello Jab Jab e proseguo verso una fortezza di roccia bianca. Passo oltre un fracassato Humpty Dumpty ed entro. C'è una tomba di pietra bianca con un'iscrizione, un indovinello. Nella tomba è raffigurato un cavaliere con spada e io devo indicarne il nome, il titolo ed il pezzo. Si riferisce a un pezzo degli scacchi, mi dice il mio test di logica. Ricavo il numero dal nome del pezzo e finalmente la tomba mi rilascia la spada, ma non faccio in tempo a prenderla che il cavaliere rosso mi piomba addosso. Lo uccido senza troppi problemi, ma quello si rialza. È un vampiro come la regina rossa e a quanto pare non posso sconfiggerlo. Sono morto di nuovo. Ero convinto di essere a un passo dalla vittoria e invece per superare il cavaliere rosso ho bisogno di ricavare il numero del paragrafo raddoppiando la risposta all'enigma degli scacchi, un enigma che io non ho mai incontrato. Perciò devo ricominciare e forte del fatto di aver mappato quasi tutto il libro, capire dove mi sono perso questo cruciale pezzo di informazione. Ci sono almeno 2 grossi bivi che ho lasciati inesplorati nella prima parte del labirinto prima di incontrare il gatto. Quello verso il grosso albero mi riporta alla foresta. Quello verso una grande casa mi porta infine in una biblioteca con una scacchiera ed il famigerato enigma. Dunque, devo determinare in quante mosse vince il bianco. Ok, non sono un gran giocatore di scacchi, non ho mai affrontato problemi scacchistici e secondo me un enigma di questo tipo che blocca la progressione nel libro non è una grande idea. Perciò ragioniamo. In quante mosse può vincere il bianco? Non saranno certo più di una ventina, non avrebbe senso per questo tipo di problema. La risolvo con un attacco di tipo brute force e mi leggo tutti i primi 20 paragrafi. Trovato. Il numero di mosse è 11. Annoto il numero, torno nella torre e uccido il cavaliere rosso. La spada è mia. 4 danni a colpo e più 1 al valore di combattimento. Mica male. Il cavaliere rosso si rialza, come la prima volta, ma questa volta il libro mi istruisce di andare al paragrafo corrispondente al doppio delle mosse dell'enigma degli scacchi. Vedendomi brandire la spada del re bianco viene in mio soccorso il cavaliere bianco, con l'aiuto del quale decapito e sconfiggo definitivamente il cavaliere rosso. Non mi è ben chiaro perché aver risolto il problema degli scacchi abbia richiamato il cavaliere bianco. Forse perché per risolverlo il cavallo bianco mangia il rosso? Lo saprei forse se non avessi barato. Chiamo l'amico grifone che mi porta dalla regina. Sono impaziente di trafiggerla. Quando infine la uccido, lei si dissolve in una nebbiolina che mi riporta a casa e mi ritrovo seduto sulla sedia col gatto in braccio. Missione compiuta? Non ancora. Ho un'intuizione. Rompo la specchiera e la stanza va in frantumi e con essa tutta la realtà. Sono sospeso su un pavimento a scacchi circondato da frammenti di specchio fluttuanti che riflettono tutti i personaggi che ho incontrato. Dall'altra parte del pavimento c'è un'altra Alice, un mio doppione. Questa mi spiega che sono ancora dentro Wonderland e che intende uccidermi e prendere il mio posto. Ma l'Alice malvagia non ha tenuto conto di tutti gli amici che mi sono fatto in questo lungo viaggio, i quali, uno dopo l'altro, escono dai frammenti di specchi per aiutarmi nella pugna. E così, con il grifone, il gatto, il topo e persino il bruco, ora diventato una farfalla gigante, ci scagliamo sull'Alice fasulla che si è trasformata in un mezzo drago, ma anche così non può che morire sotto i colpi della spada Vorpal. L'incubo è finito, Wonderland è salva. Ma un problema è la scavalcatura. Ma che ce ne fotte, ne facciamo arte.